Propane. Oggi vi portiamo dietro le quinte di questo famoso marchio con setup e consigli tecnici direttamente dai loro esperti. Oggi siamo all'evento Propane Demo Tour Italy ospitato da Goose Bike Garage, ma non siamo qui solamente per provare le bici. Il nostro obiettivo è raccogliere consigli preziosi dai tecnici Propane per migliorare il vostro setup. Ah sì, e ricordate di seguirci sul canale e su tutti i nostri social. Siamo qui col country manager di Propane. Ciao Romano. Ciao Elena. Chi sei e che ruolo hai in Propane? Ciao, sono Gerardo, sono meccanico di Propane, responsabile per gli eventi. Ciao, sono Roberto e all'interno di Propane, sono partner loro con l'officina giù a Vicenza e in più seguo il reparto corse nel mondo downhill insieme al team scout di Lainate. Quindi bici preferita e bici utilizzata? Il cuore mi porta alla Rage, però adesso devo dire che utilizzo spesso le Kano CF, è la mia bici abituale, l'alterno alla terra e il da gravel, però con le Kano vivendo finale chiaramente mi consente di fare tanto dislivello anche rapidamente, poi godermi tutte le splendide discese che abbiamo dalle nostre parti. La mia preferita delle nostre Gravity Bike è la Spindrift. Quella che preferisco e quella che uso è la Spindrift. È una bici pedalabile, la possiamo chiamare una super enduro. Riesco a usarla sia in park che in pedalata, che anche per il giro banale alla domenica con le figlie. Agile e scattante in discesa ed è molto pedalabile anche in salita. Ha vinto un sacco di premi proprio per questo. Sì. Alu o carbon? Sono sempre stato un alu, ma sono diventato carbon purtroppo e devo dire che mi trovo tanto meglio. Cosa controlli e hai qualche consiglio da darci? Allora, in realtà io non tocco nulla sulla bici, preferisco andare da un meccanico esperto e fortuna vuole che sempre su Finale girano un sacco di aziende, per cui ho un ottimo rapporto con i colleghi della bike industry, per cui giustamente è il loro lavoro e preferisco che siano loro a farmi tutti i setup. Diciamo che io controllo le gomme, la pressione sicuramente, faccio quei controlli basici che possono essere i freni, quelli diciamo più votati alla sicurezza della bici. Quando setto la bici, essendo meccanico, la ricontrollo praticamente tutte le volte che vado in giro e ritorno, quindi per quello che riguarda il settaggio dell'ammortizzazione cerco di fare un seg preciso per la mia altezza, per il mio peso, per la mia posizione di guida. Di affidarsi a chi conosce bene un attimino il mondo delle sospensioni e soprattutto nel downhill chi conosce bene proprio questo mondo. Ora qua voglio un aneddoto. Qual è la cosa peggiore che hai visto riguardo il setup sulle bici dei rider in generale? Questa come vedi ho qualche capello grigio, per cui cose strane ne ho viste veramente tante. A volte ci si fa influenzare dalle mode, sentono magari i top rider, devi avere la forcella durissima e l'ammortizzatore super morbido, sì, però loro vanno a delle velocità dove poi la forcella inizia a lavorare, spesso poi l'amatore non è allo stesso livello. Molte persone quando fanno un setup per la bici non controllano i pesi, non controllano la loro posizione di guida, controllano solo la tabella, pompano un po' d'aria dentro e vanno a farsi un giro. Diciamo che ogni pilota, ogni persona ha delle sue particolarità quando scende in bici, quindi io nel mio setting so già che voglio una sostenibilità nella forcella molto più alta nelle battute veloci, mi piace il mono che tiene molto dritta la bicicletta e poco affondamento, invece c'è il pilota che piace più il mono più morbido, la forcella più morbida, quello diciamo che andiamo a variarlo anche in base alle piste e al pilota soprattutto, in base al pilota hai il setting. Durante i nostri eventi, quando facciamo fare le nostre prove alle bici, il setup per noi è una cosa molto importante per avere un buon feeling di guida e una buona esperienza di guida con i nostri prodotti. Adesso qua devi sbottonarti però. Qual è la cosa peggiore che hai visto nei setup dei rider e cosa si può correggere? Allora, le cose più brutali che ho visto fino ad oggi sono quando un cliente ti fa la classica domanda: ma sento la forcella un po' dura, la sento tanto sulle braccia, e aprendo la forcella scopriamo che è 3 anni che non fa una revisione, quindi non c'è più olio, all'interno trovi polvere, si rovina tutto praticamente dentro, e quindi ovviamente, essendo una sospensione idraulica, non avendo più la lubrificazione, si può ben immaginare cosa succede dentro. Mantenere
un setup troppo rigido sulla forcella e sull'ammortizzatore posteriore, non utilizzano tutta l'escursione della forcella e dei loro ammortizzatori. Questo in un certo senso a sfavore, diciamo così, durante la guida, perché se hai 180 mm di escursione li vuoi utilizzare tutti. Ho visto anche clienti che non si trovano bene con una forcella e hanno, diciamo, usato più come un mixer i click della forcella che un click alla volta, crack, crack, crack. Si improvvisa anche un po'. Sì, a mio cugino. I setup a mio cugino sono quelli lì. La forcella con gli high speed e i low speed completamente, uno aperto e l'altro completamente chiuso. Ci sono tanti piccoli trick che dovrebbero essere seguiti e possono essere utilizzati durante il setup, che dovrebbero conoscere un po' tutti. Sai cosa? Penso che ci sia la paura di andare a pacco, però insomma dopo lì dipende dal feeling uno quanto anche spinge sulla bicicletta, ma non deve esserci questa paura, ecco. La tua bicicletta devi fare dei test. Quello che facciamo noi è un setup veloce, non è un setup che prende 20 minuti, mezz'ora, vai a farti un giro, poi torni indietro. Funziona per la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze che vengono a provare le bici da noi. I professionisti vogliono qualcosa di un po' più preciso, devono farsi un giro, devono arrivare a pacco, non devono arrivare a pacco, si fanno piccoli cambiamenti, magari cambiamenti anche tecnici interni alla forcella e all'ammortizzatore posteriore. Prende molto tempo. In base ai dati di riferimento che mi dà questa persona, di metterlo a suo agio sulla bicicletta, diciamo si va a cercare un compromesso bici pilota. Poi vabbè, ce ne sono di tutte di più, è difficile da andare a descrivere. Una cosa molto divertente, mi piace vedere adesso che c'è un po' la moda delle con l'e-bike, hanno avvicinato una fascia d'età, no? Che prima non era nel mondo bici. A volte trovi qualcuno che ha questo cockpit con un sacco di gadget così, mi ricorda un po' i tassisti taiwanesi, no? Che hanno 42 strumenti sopra il manubrio e poi alla fine fanno delle gran strade bianche, vanno a mangiare la polenta al rifugio, va bene anche così. L'importante è divertirsi in bici. Sono d'accordissimo. Grazie infinite. Prego. Siamo giunti alla fine, noi ringraziamo tantissimo il Team Propain e tutti i suoi collaboratori. E che cosa abbiamo imparato oggi? Beh, sicuramente abbiamo capito che non serve avere componenti al top sulla propria bici, ma è molto più importante sapere che cosa sia sotto, affidarsi alle persone giuste per quelle che sono le operazioni più complesse, ma in particolar modo avere la bici sempre in ordine vuol dire dopo divertimento sui trail. Noi quindi vi salutiamo, vi aspettiamo a un prossimo video, ringraziamo nuovamente il team di Propain per questa fantastica giornata e per aver provato le loro fantastiche bici. Andate ai demo ride che sono importanti e speriamo che questo video vi sia stato utile. Ciao!